Benvenuti alla nuova avventura degli White Walkers. Oggi vi abbiamo portato sul Monviso. Sono le 4 di pomeriggio e c'è una discreta nebbia, come potete vedere. Stiamo per iniziare un percorso ad anello di circa 45 km per ben 3 giorni. Seguiteci in questa avventura. Quelle che avete appena visto sono le sorgenti del Po, che infatti sgorga proprio vicino al luogo di partenza di questo giro, ovvero Pian del Re. Come già detto, siamo partiti da Pian del Re, situato a 2020 metri d'altitudine, e da lì abbiamo iniziato il nostro giro in senso orario, per cui adesso ci stiamo dirigendo verso sud per raggiungere il rifugio Quintino Sella, dove pernotteremo stanotte. Ricordiamo che ci troviamo all'interno del Parco del Monviso, istituito nel 2016 e interamente all'interno della provincia di Cuneo. Cosa a noi particolarmente gradita, all'interno del parco è permesso il bivacco libero. Tuttavia, sebbene sia fine giugno, oltre i 2400 metri troveremo neve e durante la notte le temperature si abbassano abbastanza, per cui abbiamo deciso di lasciare la tenda per questa volta e appoggiarci ai numerosi rifugi che si trovano lungo il percorso. Siamo a quota 2003 e già iniziamo a vedere la prima neve. Come vedete abbiamo trovato della neve, siamo al punto più alto del percorso del primo giorno
a circa 2600 metri. Non abbiamo assolutamente le scarpe adatte per affrontare questo tipo di fondo, ma a noi ci piace così perché alla fine siamo wild walkers. Finalmente giunti al rifugio Quintino Sella. Questo significa che per oggi il nostro cammino si chiude qui. Questa è la nostra camera al rifugio Quintino Sella, i nostri letti e il nostro panorama. Eccoci arrivati finalmente al rifugio Quintino Sella, Intitolato al fondatore del CAI. Possiamo godere di questo bellissimo panorama di nuvole su tutta la valle sottostante. Fa abbastanza freddo anche se siamo a fine giugno. Fortunatamente abbiamo portato i giacchetti e le termiche, quindi ce la caveremo. Oggi è stata una giornata abbastanza leggera. Abbiamo fatto circa 7 km con un dislivello complessivo di circa 700 metri. La salita è stata abbastanza costante, anche se ripida in certi punti, però poi ha lasciato spazio all'altopiano che ci ha portato esattamente sotto le montagne. Domani proseguiremo fino a un altro rifugio per poi concludere il giro tra un paio di giorni come programmato. La parte più bella del tragitto è l'alternanza, secondo me, tra rocce e pezzi di neve, cumuli di neve che ci hanno fatto vivere un'esperienza nuova. Nonostante non avessimo un'attrezzatura adeguata, siamo riusciti ad arrivare al rifugio dove ci hanno accolto con un'ottima cena. Adesso ci faremo una buona notte di riposo e ci vediamo domani. Inizia il secondo giorno sul giro del Monviso, sono le 8:45, ci siamo appena lasciati alle spalle il rifugio Quintino Sella e oggi la nostra destinazione sarà il rifugio Vallanta, esattamente dall'altra parte del Monviso.
essere arrivati al valico a quota 2007, adesso stiamo ridiscendendo a 1009 lungo questa pietraia tra le vette innevate. Il sentiero si alterna a punti coperti di neve, ma per fortuna le persone che sono passate stamani prima di noi l'hanno calpestata rendendola più compatta, quindi facilitandoci non poco il compito. Un ringraziamento a loro da parte nostra. All'inizio del giro questa è sicuramente la zona più godibile che abbiamo trovato finora, quasi paradisiaca, con il ruscello che ci scorre accanto, questa prateria fiorita, i pini ad adombrare i nostri passi, viene quasi voglia di fermarsi qui. Davanti ai nostri occhi è apparso il Monviso. Ormai non manca molto al rifugio, circa 1 chilometro, e anche la tappa di oggi sarà alle spalle. Questa sarà la nostra camera per stanotte, tutta per noi. Vista lago. Al Monviso è legata anche una curiosa leggenda. Si narra infatti che il re Vesulo e la sua consorte Besimauda regnassero su queste valli. Come però spesso accade tra moglie e marito, i due ebbero una furiosa discussione riguardo al fatto che il re
aveva un po' troppa attenzione verso le dame di corte Vallanta e Soustra, che danno il nome a due valli qui vicino. Vesulo perse le staffe e con un calcione scacciò la regina dal regno, che adirata iniziò a imprecare verso di lui sempre più forte, arrivando persino a disturbare gli dei. Essi allora decisero di punire i due, trasformandoli in pietre. Vesulo, pentito dal suo comportamento, prima di ricevere la maledizione, chiese che gli fosse concesso almeno un ultimo desiderio, ovvero che lui e la sua regina fossero posti talmente in alto da potersi continuare a vedere l'un l'altro. Gli dei lo accontentarono e così Vesulo, o re diviso, e la sua consorte Bessimauda o Bisalta vennero posti al di sopra di tutti i monti. Oggi Vesulo, Monviso e Bessimauda, Bisalta sono due montagne ben visibili, il Monviso sulle Alpi Cozie e il Bisalta sulle Alpi Liguri, due monti che continuano a guardarsi l'un l'altro ricordando questa tragica storia d'amore. Siamo arrivati da circa un'oretta al rifugio Vallanta a circa 2400 metri di altezza, alle pendici del Monviso a 3841 metri. È stata una bellissima passeggiata, iniziata con pezzi di neve fresca in cui ci siamo immersi, finita molto piacevolmente proprio con questa bellissima vallata alle nostre spalle. Aspettiamo la cena prevista per le ore 7. E per oggi la nostra tappa finisce qui, preparazione per quella di domani che probabilmente sarà la più tosta di tutti e 3 i giorni. Domani infatti ci aspetta subito una bella salita di ben 400 metri per raggiungere il passo di Vallanta e scollettare quindi in territorio francese, più o meno là sopra. Quindi poi scenderemo ancora e risaliremo per poi tornare al punto di partenza.